potente, tanto potente, ma ve lo dico subito, per giocatori di livello avanzato di sinistra. Ciao a tutti da Milene Dalvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Oggi siamo, e lo faccio dire ad Alvin che è quasi un po' a casa sua. Esatto, a Padel Pavia Cassinetto, dove faremo e facciamo la recensione della Adidas Metal Bond Hard Plus 3.4. Bravo, hai detto pure Plus, potevi non dirlo. Oggi sono a casa, oggi sei a casa e quindi alla grande. Alvin, prima di parlare di questa racchetta che è la sorella della Metal Bond 3.4 e cambia solo per la durezza e quindi per la gomma che diventa da una a da che era prima una devi fregare sempre. Dai Alvin, fai le recensioni, non puoi sapere. Quindi com'era della Metal Bond normale? Com'era? La gomma. Questa è l'ignoranza di Alvin, cioè anche a casa sua fa veramente delle figure È vero. di cacca tremende. Sempre. Qual era la gomma della Metal Bond normale? Ne facciamo Ma vedere come? che- Ma non puoi non sapere, è sempre Vabbè. la stessa da 10 anni, Alvin. Eva Soft Performance. E E questa qual è la invece? gomma della Hard? C'è scritto, no? Sì, certo che c'è scritto, ma lo so. Perché è in difficoltà ogni volta? Eva High Memory, Ah, che vero. è quindi la più dura di casa Adidas. Alvin, puoi andare al bar. Bocciato. Vado a fare Vabbè, cappuccino. esatto. Comunque, cosa devono fare i nostri telespettatori? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi al canale e quindi ultima cosa rispondete alla domanda di Emi. È la più facile di tutte. Vediamo. Preferite la Metal Bond 3.4 o la Metal Bond Hard Plus 3.4? Scrivetelo nei commenti. Noi Partiamo, lo diciamo dopo. lo diciamo dopo. Partiamo subito dal prezzo. 390 euro, che è lo stesso prezzo dello scorso anno e lo stesso prezzo di 2 anni fa. La Hard è rimasta uguale perché costava 10 euro in più Vero. rispetto alla normale e alla Control, che quest'anno invece costano 10 euro in più. 390 euro, ma col codice sconto Carchia10 sul sito Padel Market la portate a casa a circa 342 euro, una roba del genere. Un po' tanti. Tanti, avevamo detto che per la Metal Bond 3.4 forse avrei fatto la pazzia. Se sei un giocatore di sinistra a livello avanzato, vuoi potenza, controllo e una racchetta super performante, potresti fare anche tu la pazzia e portarla a casa. Sei d'accordo, Alvin? Sono d'accordo Per il con tuo te. gioco? Per il mio gioco no, purtroppo. Per il mio di più. Sì, paradossalmente sì, anche giochi a destra, adesso comunque il gioco aggressivo che hai potrebbe più fare a casa tua. Esatto, però l'ho usata a sinistra e... Che è successo? Contro i Meieri. No, ci ho giocato a destra pure, no, è vero, ho detto una sciocchezza, ho giocato sia a destra che a sinistra. Comunque, detto questo, parliamo del livello che abbiamo detto che è livello giocatore. Per forza. Sì, poi la gente dice, ma ancora che fa delle differenze, destra, sinistra. Beh, diciamo, giocatore di sinistra di livello avanzato. Molto avanzato. La normale era avanzato, intermedio alto, altissimo avanzato, questa non dico esclusivamente avanzato, ma sì. Sì. Di sinistra, destra no. E poi con uno stile di gioco comunque abbastanza aggressivo e potente. Alla Galan, sì. è aggressivo Galan. Beh, vedi tu. Ah sì, è aggressivo. È abbastanza. E quindi livello sinistra avanzato. Sì. Sì. Parliamo adesso delle caratteristiche tecniche, una racchetta che cambia radicalmente rispetto allo scorso anno, come anche la Metal Bond 3.4, forma a diamante, piatto in carbonio alluminizzato 16K e gomma. Ancora. Certo, guarda, l'ho detta. Sembra il Memory. Memory? Gomma? No, come che era? Non mi ricordo. Gomma Eva Memory. No, Eva High Memory. Memory. Alta memoria, Alvin. Eva alta memoria. Quella che non ho io. E quella della Metal normale? Ancora. Sì, Alvin, cioè almeno a fine Eva Era Powerful. Soft Performance. Soft Performance. Piatti ruvidi e tatto, Disastro. come detto, decisamente duro. Racchetta che incorpora le nuove tecnologie Power Groove e Low Poly che aumentano la rigidità e la potenza della pala. Finalmente manico più lungo che aiuta tantissimo e apprezzo molto, anche se rimane un po' scivoloso, e quindi overgrip mettetelo. Non l'abbiamo messo, ma a me non ha dato fastidio. No, beh, dai, tutto sommato no. L'accetto con il cordino, ma adesso che avete visto il video di Galan che alla mia domanda ha spiegato come mettere il cordino, non può essere più criticato, perché sapete tutti adesso come va messo, siete d'accordo? Esatto.
Nuovo sistema Weight and Balance System che aumenta il peso fino a 11,2 grammi, complicatissimo. Noi abbiamo tolto tutti i pesetti e abbiamo giocato bene con questa, perché poi alla fine il bilanciamento, almeno con la nostra power, con la nostra balance board, cambia pochissimo. Esatto. Quando si mettono un pesetto, 2 pesetti, 3 pesetti sopra, sotto. Sì, oscilla di 0,2. Soltanto se si mettono sopra tutti quanti oscilla di 0,3 in più. Però parliamo adesso del peso base della racchetta. Vi ricordo che il peso che arriva, che vedete scritto, ora dirà Alvin, è il peso senza pesetti. Esatto. Quindi se vi arriva una racchetta che pesa 375 grammi, come mi ha chiesto qualcuno, senza pesetti, è fuori range, quindi magari potreste anche rimandarla indietro. Esatto. Comunque Alvin, perché il range di questa palla senza pesetti appunto oscilla tra 345 grammi e 360 grammi. con la nostra che pesa? Con la nostra che pesa un pelo fuori range, 362 grammi. Però 362 grammi è una cosa, una persona mi ha 370. scritto proprio nei giorni scorsi, la mia ha scritto 377, ho fatto, prima che la scarto ho fatto guarda, vedi quanto pesa, perché se pesa 390 grammi, anche 395, se c'ha la plastica e tutto quanto, significa che il peso base è troppo alto e quindi va comunque cambiata. E il bilanciamento è? Il bilanciamento è a 27,2 cm. Quindi in alto, e qui c'è scritto infatti head heavy in alto, giusto? Tutto corretto? Adesso parliamo di come si comporta da fondo campo questa racchetta. Controllo estremo. Anche se devo dirti che è dura, però la palla esce bene. Sì, Cioè, nel senso, sì. controllo, c'è un filino di scappa. No? Sì, ogni tanto sì, ma perché poi forse Quasi a anche sorpresa, il punto direi. dolce ogni tanto non Il è proprio... punto dolce rispetto alla medal ball normale secondo me è più piccolo, ma perché? Perché la medal ball normale è comunque un po' più morbida e quindi magari anche steccando a volte la palla Esatto. ha inerzia nell'andare di là, mentre qui se la stecchi, e poi si nota soprattutto sui pallonetti, ovviamente dopo la clinic con Gustavo Pratto non possiamo più dire che i pallonetti quando si fanno con le Non si gambe, fanno con le gambe. cioè soltanto spalla, ombro, cioè giù così, non si può più dire che i pallonetti si fanno anche con la spinta delle gambe e del braccio, perché sennò Pratto ci Esatto. che ci fa? Niente, Non non ci ci saluta parla più. più, non ci saluta più. Comunque, quindi non è una racchetta facile, impatto sempre bellissimo, c'è una racchetta di potenza, effetti ottimi, il manico super più lungo aiuta, si ha un controllo davvero estremo sulla pallina e poi si ha anche comunque potenza nei colpi dall'alto, è letale Esatto, veramente. esatto. Ha meno uscita di palla della medal ball normale, perché comunque questa ha la gomma. Ancora. Aspetta. Confusione, sono in confusione. Cavolo, ogni volta ste Lo gomme- sa. Lo sanno anche da fuori, Lo sanno da fuori, hanno imparato. Quindi com'è la gomma Eva Eva High Memory rispetto alla Eva della medal ball normale? Performance. Soft performance. Soft performance. Però hai visto che adesso è già meglio. Quindi questa qua è più una racchetta appunto da livelli, da chi ha la mano per saperla gestire ad altissimi livelli, è veramente goduriosa in tutte le zone del campo. L'altra un pochino più facile, seppur comunque abbastanza dura. Quindi vediamo subito come si comporta da fondo campo con Alvin, che mi mette anche alla prova. Hard da fondo campo, controllo, potenza, tocco, ma anche però un po' di scarsa maneggevolezza, e come detto comunque è dura, ma l'uscita di palla non è troppo controllata. Ogni tanto, tipo questo caso, è scappata, e qui Alvin come al solito lo domino a suon di pallonetti. Guarda che la stiamo usando senza pesetti, Vai Alvin, alza il ritmo, va, vediamo come va. È dove si esalta di più di solito. Ecco, per esempio qui non e lo domino come lo passo, però non maneggevole, ma quando si impatta bene è una racchetta offensiva anche da fondo campo. Questa per esempio l'ho presa male ed è rimasta lì. Questo pallonetto ancora, Alvin dall'alto purtroppo è imbarazzante. Però tosta, comunque una racchetta tosta. Ecco, in questo caso in mezzo alle gambe. Alvin, ultima, vai Alvin.
così lo passo col pallonetto e poi una cichitigna e poi ancora pallonetto. Bella, bella, però ripeto, tosta. Alvin, a rete. Allora, faccio una piccola premessa. Qua la faccio pure io la premessa, vai. Dimmi. No, sempre sulla racchetta. No, che allora ci ho giocato prima del Premier Padel, dove comunque stavamo giocando 2, 3, 4 volte a settimana, e l'ho trovata, diciamo, potente, bella, incisiva. Sono stato a fare una settimana col Premier Padel, ci ho rigiocato e devo dire che l'ho trovata invece difficile, perché è una racchetta comunque per giocatori allenati, cioè per giocatori che sono lì sul pezzo. Padel eri troppo seduto sul parterre, esatto. In prima fila con i biglietti a scrocco che si è allenato, è vero? E quindi per quello che... E quindi devo dire che è una racchetta proprio per giocatori che si allenano, che giocano, che fanno i tornei, che... Quindi non è una racchetta per tutti, quindi piccola premessa. Da high performance. Sì. Cioè io ci ho giocato, quando ci ho rigiocato devo dire che a rete devo faticare di più, soprattutto sulla volée di rovescio, cioè purtroppo non l'ho trovata a maneggiare, l'ho trovata proprio difficile da muovere. Volée di rovescio che non tirate tipo 5-6 alla grata. Infatti il gioco di volée è dove un po' soffre questa racchetta, perché proprio... Poi io già sono scarso, proprio questa... La muovi, fai fatica a muoverla un po'. Pochino no, c'è da dire che quando invece il ritmo è blando e quindi sei in possesso del gioco escono fuori dei siluri. Ma pure a ritmo alto escono fuori dei siluri. Però deve essere bello. Sei un giocatore pronto. di livello avanzato, quindi non io purtroppo. Al momento no, quindi impresentabile. Ultimamente sì, è colpa del Premier Padel, che esatto. si è rovinato. Comunque che dire, allora, è una racchetta potente sì, che crea gioco, che dà fastidio all'avversario con delle volée molto incisive. Come dici tu, Emi, quando la prendi bene comunque ogni tanto anche esce bella incisiva, a qualche volta anche troppo secondo me, quindi occhio ad aprire troppo, che magari sia in ritardo perché comunque non si muove benissimo, però devo dire che quando la prendi bene invece è proprio un cannone, cioè gli effetti sono buoni, la palla comunque la senti bene, e nel gioco veloce invece pecca un po', nel bloqueo non ha nulla da dire, nella deada quando gli arriva una palla comoda si sente bene, l'effetto è buonissimo. Farlo su una palla magari veloce che deve essere rapido. Sì, deve essere molto veloce, quindi bisogna avere anche il braccio insomma, per gestire questa racchetta, cioè un braccio abbastanza allenato e potente. Però che dire, questa è stata proprio creata per essere aggressiva. Posso dire che le medal hanno fatto un bel passo in avanti rispetto a quest'anno ci sono piaciute molto di più e dobbiamo dirlo. Poi devo dire che non vibrano nemmeno, stavolta non mi hanno spaccato il braccio come facevano gli anni scorsi, quindi già una cosa molto positiva. Quest'anno entrambi non ci hanno dato fastidio al braccio, dovremo vedere la control poi. Che era quella che mi ha dato sempre più fastidio al braccio, andiamo subito tutti i pesi, intanto Alvin tu la provi a rete, va bene? Vai, proviamo la Hard Plus, la seconda palla firmata da Ale Galan. Sicuramente controllo veramente ottimo, è una racchetta dura, solida, proprio si sente proprio la durezza quando impatti la pallina. Però ragazzi il controllo è veramente buonissimo e vi dirò, come ho detto anche prima, l'uscita di palla per essere una racchetta così dura non è poi neanche così male, si ha un buonissimo controllo. Quello che piace tanto è la solidità del colpo, però ricordiamolo, non è una racchetta facile, e quindi punto dolce anche più piccolo della sorella, però che dire, quando è impattata bene. Vai, aumentiamo il ritmo, Emi, vediamo come si comporta a un ritmo alto, visto come la palla esce bella solida. Avete visto anche il blocco qua, anche se non me l'aspettavo, buonissimo. Adesso guardate come provo a spingere. Comunque si riesce a dare sempre profondità alla pallina. Questo bel colpo, questo è un colpo beach tennistico questo. Sto provando a fare le volée alla Pratto, quasi da fermo. Ogni tanto riescono bene. Comunque racchetta davvero impegnativa, ma che quando si è allenati vi dà tante gioie.
Mamma mia, che solidità, ragazzi. Ah. Vai, Nadeada. Vediamo se in controbalzo. Beh, vai. Racchetta veramente... Fermo la manetta, racchetta davvero ottima, completa. Tosta però, occhio, quindi è molto tosta. Mi avete visto a rete, Emi, adesso è il tuo momento di godere dall'alto. Proprio godereccia dall'alto. Esatto. Vibore potenti, hai vibore potenti. Bandeche piazzate di tocco, hai bandeche piazzate di tocco. Bandeche. Per 3 a pioggia inglese. Smash che torna per la metà campo. Super. Una racchetta offensiva, una racchetta potente, una racchetta che anche dall'alto a controllo, kick, cioè si gioca tutto benissimo, tanto che io... Con la gomma high memory. Ah, sta scoperta al 12° minuto della recensione, Alvin ha saputo come si chiama la gomma, invece l'altra è? Soft performance. E vai, grande passo avanti per Alvin, quando faremo la control vediamo se te lo ricordi. Comunque la provo subito dall'alto perché ho già detto tutto. Godereccia, proprio, direi godereccia dall'alto. Sì. Vai Alvin, alzami queste palline. Andiamo con la Metal Bone Hard dall'alto, rasoiate, rasoiate. Preparatevi alle rasoiate, ne basta uno, ne volete un'altra. Questa mi è scappata un po', però era comunque rasoiata. Un'altra Alvin, vai. Racchetta fatta e finita per giocatori di sinistra, non lasciatevi ingannare. Ecco, guardate questo qua, con effetto era. Vai, facciamo un kick. Vai, proviamo qualche per 3, Alvin. Palline sgonfie, lo segnalo. Dalla regia. Potenza, potenza, un altro. Potenza, questi Alvin se li sogna. Vai, 2 smash per chiudere, per far vedere che dall'alto è devastating. Ultimo. C'è da dire altro? La prova parla da sé, credo. Vai, alla Galan, via, a 5. 1-0 Alvin. Andiamo! Era buona? Uno pari. Due a 1. Alvin detto 2 all'ora. Sia quanto si muove veloce, sia quanto tira forte. Due pari. Come lo soffri quell'angolo lì? 3 a 2 per me. Oh! Tre pari. 4-3. Vado a vincerla, Vado a vincere. Tanto massimo che dice Alvin è no, io.
Eccola, vado a vincere, la tiro forte, non ne tiene una. 5-3. Vai. Easy. Oh, yeah. 1-0. No, che schifo! Ma perché non lo azzanni? Perché non hai gli occhi della tigre, come diceva papà quando ero piccolo? Uno pari. Ah! Ah! Impallinato da Alvin, che schifo. 2-1. Una volta che ha fatto il primo kick dell'ultimo mese è questo. 3-1, ma avete visto com'è performante pure Alvin con la hard? (4-1). (5-1). La compra. Vai, pausa. Alvin, abbiamo fatto la sfida. Alvin, Che dobbiamo abbiamo fare? fatto la prova dall'alto, anzi abbiamo fatto la prova dall'alto e la sfida. Adesso prendi il telefono perché diamo i voti alla nuovissima Adidas Metal Bond Hard Plus 3.4. Non abbiamo detto, la seconda racchetta firmata da Ale Galan. Sei pronto, Alvin? Vai. Da fondo campo. 8. Pallonetti. 7. A rete. 8,5. Controllo. 9. Maneggevolezza. 6,5. Uscita di palla. 7. Punto dolce. 6,5. Effetti. 8. Potenza. 9. Per 3. 9. Smash. 9. Vibora. 9. Rapporto qualità-prezzo a diciamo 345 euro. 6,5. Abbiamo dato i voti alla nuovissima Metal Bond Hard 3.4. È il momento di salutarci. Al prossimo video. Ciao. Ciao.